Allora, questo video non era in programma, però ho deciso di accendere la camera. Fortunatamente avevo il microfono nello zaino e di registrare. Perché oggi ho intrapreso sì un viaggio fisico, molto fisico, ma soprattutto anche un viaggio mentale. E quindi secondo me era giusto condividere, visto che ho un canale YouTube e uno strumento di condivisione, quindi condividiamo. Non avevo mai registrato così in mezzo a tutti, ci sono persone che passano per strada e mi vedono parlare a un telefono e questa cosa mi mette veramente molto a disagio, però penso che se voglio fare questo devo superare questo disagio. Oggi ero partito con tutti dei piani e li ho totalmente mandati da un'altra parte e ho fatto altro. Ho detto ok, vado a un parco bello qui vicino, mi siedo e mi metto a scrivere delle cose che dovevo scrivere. Invece sono arrivato a quel parco, sì, tutto bello, ha iniziato a piovere, arcobaleno, bellissimo, però c'era qualcosa che non andava, cioè vedere tutte queste persone felici in coppia e io stavo lì solo a girare con il telefono in mano e senza nessuno e senza realmente uno scopo in testa. Allora non è che mi è salita la malinconia, però mi sono preso un po' a male. Dicevo, perché mi trovo in un luogo così bello, sto a Tenerife, in uno dei parchi più belli dell'isola, sto facendo una cosa che mi piace, però non sono felice. Io che sono sempre felice, cioè c'è qualcosa che non va. Io che sono felice pure da marcianise nel mio paesino di merda, perché non devo essere felice facendo una cosa che mi piace a Tenerife? Sono arrivato alla conclusione che alla fine io, come sono una persona che si mette molto hype dal nulla, allo stesso tempo posso abbattermi molto senza una ragione veramente valida. In questo caso le ragioni erano solo che sto solo da una settimana qui, nella casa in cui sto convivo solo con una sessantenne, non ho coinquilini, ancora non conosco nessuno perché sono tutti canari, non ci sono altri nella mia stessa situazione, quindi non sono molto aperti a fare nuove conoscenze. Sto trovando difficoltà nella lingua, semplicemente sto trovando varie difficoltà. Ma io sono uno che si è sempre saltato nelle difficoltà, cioè quando magari una persona si demoralizza perché trova una difficoltà, allora vengo io e dico cazzo no, ci sono io, ci penso io, se mi piacciono le difficoltà, cioè è tipo un gioco, capito? È tipo un divertimento, dove ci sono le difficoltà ci devo andare io a risolvere la situazione. In questo caso però, stando a 4.000 km da casa, in un paese in cui non parlo la lingua, in una situazione nuova, in una casa in cui non ho nemmeno coinquilini e non posso parlare con nessuno, mi ha letteralmente fatto impazzire. E quindi non mi sono fermato a quel parco, ma ho continuato a camminare e sono arrivato a una grotta stupenda, perché ci ho voluto per trovare quella grotta, mi sono perso tipo 10 volte. E poi ho continuato, ho visto altri ragazzi che scendevano da sopra un vulcano e io allora l'ho seguito e cioè, ho intrapreso la loro strada e ho continuato a camminare finché mi sono trovato da solo in mezzo alla montagna con una vista mozzafiato. Ho cacciato un urlo liberatorio che penso abbia messo come inizio del video e lì sono ritornato ad essere veramente me stesso, io da solo in mezzo alla natura, felice con niente, cioè felice perché avevo camminato tanto, avrò fatto 10 km in salita con queste scarpe, sarò morto, ora non lo sento perché l'adrenalina, no, sto bene. E ho fatto questo viaggio fisico che mi ha portato anche a fare un viaggio all'interno di me stesso, a riportarmi alla felicità in un paio d'ore di camminata. Quindi il video era per condividere questo e se vi sentite allo stesso modo magari fare la stessa cosa, camminate, semplicemente camminate e qualcosa succederà. Troverete una grotta inaspettata, no, io lo sapevo che c'era. Camminate, perché se state male, state con tanti pensieri in testa e pensate di risolverli rimanendo nel letto e pensandoci ancora, non funzionerà mai. Invece alzatevi, mettetevi le scarpe oppure andate in ciabatte, andate scalzi, camminate, andate a fare qualcosa, andate a vedere una cosa, andate a fare esercizio e fatelo da soli, perché a volte uscire con delle persone può solo colmare all'apparenza questa laguna che abbiamo dentro. Secondo me è il cercare di essere felici sempre, a prescindere dalle situazioni in cui uno si trova, di difficoltà o di gioia. Questo è quello che magari volevo dire ma non mi è uscito prima.
cercare di essere felici sempre risolverà sempre la situazione, cioè non sempre, ma risolleverà e quasi sempre risolverà la situazione. Ci vediamo nei prossimi video qui da Tenerife in Erasmus, arrivederci.